Ricordate anche voi quel periodo? La cosiddetta golden era di YouTube, un periodo dove bastava mettersi davanti a una telecamera scrausa e fare un po' lo scemo per farsi conoscere, l'epoca in cui i video di gameplay cominciarono a divenire virali e con loro parodie, serie animate, prank e tutti quei format tipici di quegli anni che ci accompagnavano e distraevano con allegria e spensieratezza dalla nostra routine. Ma sotto quella superficie fatta di risate, meme e intro urlate, stava iniziando a dilagare qualcosa di ben diverso, qualcosa di più strano, disturbante e soprattutto più difficile da ignorare. Se da una parte YouTube diventava sempre più colorata e rumorosa, infatti, dall'altra, tra i video consigliati a tarda notte, iniziarono a comparire titoli piuttosto particolari e all'improvviso non si rideva più. Si abbassava il volume, si spegnevano le luci e si restava lì, immobili, davanti allo schermo. Jeff the Killer, Slenderman, Laughing Jack, storie nate nei forum, cresciute tra i blog e che trovarono su YouTube la forma perfetta. Non erano solo racconti, ma esperienze. Ti entravano in testa, ti facevano dubitare e soprattutto ti facevano tornare ancora e ancora. Perché in fondo, diciamoci la verità, tutti volevamo avere paura. Era l'inizio di qualcosa che avrebbe segnato un'intera generazione, un fenomeno che sarebbe durato anni e che poi, d'un tratto, sarebbe scomparso. Stiamo parlando delle creepypasta. Come ogni fenomeno di internet, ovviamente, anche quello delle creepypasta non nasce dal nulla e le sue origini vanno ricercate molto prima del boom su YouTube. Per trovare i primi veri segnali di quello che sarebbe diventato poi un fenomeno globale, bisogna infatti tornare indietro fino al 2001. Quando internet era molto diverso da quello che conosciamo oggi, potremmo definirlo un internet più lento, più grezzo, un luogo fatto di forum, blog personali, pagine scarne, discussioni anonime e soprattutto un luogo dove il confine tra finzione e realtà era decisamente più labile. Ed è proprio qui che si incastra uno dei tasselli più importanti di questa storia, ovvero Ted the Caver. Più che una semplice storia horror, Ted the Caver fu una sorta di esperimento narrativo ante litteram. Si presentava come il resoconto quasi documentaristico di un uomo intento a esplorare una grotta insieme ad alcuni amici. Il racconto avanzava attraverso aggiornamenti, fotografie e annotazioni sempre più inquietanti, dando al lettore l'impressione di trovarsi davanti a qualcosa di autentico. Ed era proprio questo il suo punto di forza. Non sembrava una leggenda o un racconto costruito a tavolino, ma il diario reale di qualcuno che stava entrando in un posto in cui forse non avrebbe mai dovuto mettere piede. E più la narrazione andava avanti, più cresceva quella sensazione opprimente, quel senso di disagio difficile da spiegare. E poi il silenzio. Un silenzio improvviso che rese il tutto ancora più disturbante. Nessun mostro, nessuna grande rivelazione finale, solo il vuoto e la sensazione che qualcosa fosse andato terribilmente storto. Ed è qui che si cominciano a intravedere le fondamenta del fenomeno creepypasta, non tanto nel semplice intento di spaventare, quanto nel modo in cui queste storie venivano scritte e soprattutto diffuse. Storie del genere cominciarono a diffondersi a macchia d'olio, da un forum all'altro, a volte con qualche dettaglio cambiato, qualche frase aggiunta, qualche particolare reso ancora più ambiguo, finendo per vivere grazie alla ripetizione e alla trasformazione. In questo senso il terreno era già stato preparato da un altro tipo di contenuto che praticamente chiunque abbia avuto un PC o un cellulare in quegli anni probabilmente ricorda, ovvero le catene di Sant'Antonio.
Ovviamente mi riferisco a quei messaggi talvolta inquietanti che ti arrivavano addosso quasi per caso e che avevano come unico scopo quello di raggiungere il maggior numero di destinatari. Alcuni di questi promettevano sventure indicibili, altri contenevano storie brevi e disturbanti costruite per insinuarsi nella testa, altre ancora invece minacce assurde legate a fotografie, presenze misteriose, bambini fantasma, numero di telefono maledetti, apparizioni notturne, messaggi del tipo «Se non lo mandi a 10 persone entro mezzanotte ti succederà qualcosa», «Questa immagine è stata trovata dopo un evento terribile», «Non leggere questo messaggio da solo». Erano sicuramente formule rozze e spesso ingenue, a cui oggi praticamente nessuno crederebbe, ma perfette per l'internet di quei tempi, facili da replicare, immediate, anonime e soprattutto capaci di trasformare la paura in qualcosa di virale. Certo, non erano ancora creepypasta nel senso stretto, ma ne anticiparono sicuramente lo spirito. Il termine stesso, infatti, nasce proprio da questa logica. Copypasta era il nome dato a quei blocchi di testo copiati e incollati ovunque, spesso per scherzo, per spam o per tormentone, in un certo senso erano un po' i meme odierni. Quando però quel meccanismo cominciò a spostarsi verso racconti horror ambigui e costruiti per lasciare addosso una vera e propria sensazione di disagio, ecco che nacque la parola creepypasta. Unione del termine creepy, ovvero inquietante, e copypasta. Il concetto quindi era semplice, ma allo stesso tempo molto potente. Storie brevi o lunghe, più o meno elaborate, e che si diffondevano senza un vero autore riconoscibile, e soprattutto senza mezzi per verificarne l'autenticità. Ma proprio grazie a questo sembravano anche appartenere ad internet stesso, quasi come se fossero emerse spontaneamente da quella massa caotica di forum, immagini compresse male e leggende digitali. Con il passare degli anni il fenomeno iniziò inoltre a prendere sempre più forma, luoghi come 4chan diventarono terreno fertile per la nascita e la diffusione di queste storie, ed è qui che le creepypasta iniziarono a evolversi. Non più soltanto racconti testuali, ma anche immagini disturbanti, video apparentemente maledetti, contenuti che sembravano nascondere qualcosa, insomma. Uno dei primissimi casi fu Smile JPG o Smile Dog, un'immagine diventata virale online accompagnata dalla storia di un file che avrebbe causato incubi, paranoia e visioni a chiunque guardasse. Certo, una foto decisamente disturbante e inquietante, ma che in realtà rappresenta semplicemente l'immagine di un povero husky che non ha chiesto nulla di tutto ciò, ma deformata quel tanto basta per risultare terribilmente sbagliata. In seguito arrivarono anche video come Merena Mordergard Glosgorv, non ho idea di come diavolo si pronunci sta roba, o Suicide Mouse, filmati misteriosi, inquietanti e apparentemente innocui, ma che secondo la leggenda portavano chi li guardava a perdere il controllo fino a compiere gesti estremi. Ovviamente stiamo parlando di storie senza prove, fonti verificabili, ma che in certi casi erano costruite così bene da risultare in un certo senso credibili. E proprio questa credibilità era la chiave, perché in quell'internet ancora poco regolamentato e soprattutto pieno di zone grigie, quando qualcosa non poteva essere verificato, ecco che diventava automaticamente possibile. Ed è proprio in questo contesto che entra in gioco una delle storie che secondo me trasformò il fenomeno creepypasta da genere di nicchia a vero e proprio fenomeno mainstream: la sindrome di Lavandonia. Nel 2010 su 4chan cominciò a circolare questa storia secondo cui il tema musicale di Lavandonia, in alcune copie giapponesi di Pokémon Rosso e Blu, avrebbe portato alla pazzia o addirittura al suicidio alcuni bambini giapponesi. Ora, carissimo comitato dei genitori, prima di andare a bruciare le preziosissime cartucce Pokémon che vostro figlio custodisce così gelosamente, state tranquilli. Ovviamente stiamo parlando di fatti puramente inventati, ma per l'epoca l'assenza di informazioni chiare sull'argomento e soprattutto l'avere come protagonista della storia qualcosa di terribilmente familiare e innocuo come i Pokémon bastarono a far dilagare questa leggenda letteralmente ovunque.
Da lì iniziarono a saltare fuori ovviamente sempre più creepypasta legate ai videogiochi e ai cartoni animati, dando così vita a tutto un filone di lost episodes e lost games che attirava un pubblico sempre meno relegato alla nicchia horror. E fu proprio in quel momento che qualcuno intuì il potenziale di queste storie, perché ormai non erano più solo racconti da leggere, ma vere e proprie esperienze da far vivere. Così lentamente iniziarono a essere trasposte in video, lette ad alta voce, accompagnate da immagini, suoni, atmosfera, e da lì capite bene che il passo verso YouTube fu quasi inevitabile. Nel frattempo il pubblico diventava anche sempre più affamato di storie di questo tipo e cominciò a riscoprire e spingere sempre di più personaggi come Slenderman, che sarebbero poi diventati vere e proprie icone e leggende dell'internet. Il successo di molte di queste storie e personaggi però fu dovuto anche a un altro fenomeno che in quegli anni stava esplodendo, ovvero i gameplay horror. Siamo sinceri, ai tempi era quasi impossibile aprire YouTube e non imbattersi in almeno un gameplay horror di PewDiePie o di Favij, per poi essere subito reindirizzati a uno dei 1000 video su una creepypasta. E vedete, è qui che tutto si collega, perché a un certo punto storie e videogiochi cominciarono a praticamente autoalimentarsi, creando una sorta di vero e proprio ecosistema. Ma per capire davvero come le creepypasta siano diventate un fenomeno così grande su YouTube, bisogna capire anche il funzionamento e l'evoluzione della piattaforma. E per farlo ho deciso di chiedere il parere di qualcuno che tutto questo l'ha vissuto in prima persona, prima da spettatore e poi da creator. Salve a tutti, è un piacere essere qui. Dividerei la YouTube in cui sono stato in 3 periodi. Il primo periodo è quello pre-2016, il secondo periodo è quello che va dal 2016 al 2019 e il terzo periodo è quello che va dal 2019 ad oggi. Quindi la dividerei come la YouTube semplice, tra virgolette, in cui io ho iniziato come utente, alla YouTube dei meme e poi la YouTube pandemia e post-pandemia. La prima YouTube era una YouTube molto più spoglia, con una varietà di contenuti molto scarna, ma al tempo stesso era una specie di selvaggio west, c'era di tutto, c'erano interi film, c'erano intere serie anime completamente disponibili, tantissime cose che oggi neanche demonetizzate non sarebbero proprio permesse, erano tranquillamente presenti. Al tempo stesso, paradossalmente, ottenere la monetizzazione era molto più difficile e per un certo periodo senza un network era proprio impossibile, i canali come me quindi non esisterebbero. Era una YouTube molto artigianale, in cui c'era molta sicuramente genuinità, ma al tempo stesso in cui la qualità era molto molto bassa. La seconda YouTube, quella dei meme, fu un vero e proprio rinascimento, il mondo sembrava in un ribollire continuo di eventi politici, Donald Trump stava venendo eletto e poi quello era il momento in cui i millennial erano abbastanza cresciutelli e la Gen X già ormai si inoltrava da un po' di tempo nel mondo del lavoro e gli zoomer giungevano all'adolescenza. In questo motivo, questo è il motivo, volevo dire, per cui tantissime persone giungevano a consapevolezza della politica e la cultura memetica si è per questo arricchita da tantissimi punti di vista. Poi il mondo videoludico era esploso, gli anime erano esplosi, quindi c'erano tantissimi spunti di vista diversi. Era un bel periodo, era un periodo movimentato, ma fu anche un periodo in cui internet divenne un po' più polarizzato, un po' più politico, e in cui tantissime persone si sono buttate in tutta una serie di campagne e di crociate che poi divennero la base per tutta una serie di cose a volte anche un po' brutte. Il periodo dal 2020 in poi fu quello del Covid. Fu un periodo in cui i social media divennero di importanza fondamentale, fu il periodo dei podcast, fu il periodo tra l'altro in cui la rivalità con Twitch di YouTube giunse al suo massimo splendore. Quello fu il periodo in cui tanti canali sono nati, sono emersi, in cui giunse una nuova generazione di creator. Fu anche un periodo di grande professionalismo tra
l'Adpocalypse che c'era stato prima e poi tutte le varie norme, il COPPA, la Digital Safety, tutte queste cose qui portarono YouTube a diventare sempre più ristretto e di conseguenza, sebbene la qualità dei video, della produzione divenisse sempre più alta, quella è l'epoca in cui si passò da PewDiePie a T-Series e da T-Series a MrBeast. E quindi fondamentalmente YouTube divenne sempre più simile ad una televisione e sempre più piena di corporation. E la genuinità diede il posto al formato, diciamo così, scriptato. Da qui capiamo bene quanto YouTube, almeno nei suoi primi anni, fosse una piattaforma ancora grezza, poco regolamentata e soprattutto affamata di contenuti. Probabilmente fu anche per questo che il fenomeno creepypasta trovò in YouTube non solo la sua formula perfetta, ma anche un mezzo di diffusione decisamente più accessibile rispetto ai forum e alle community da cui proveniva. Un mezzo che gli permise di diffondersi ovunque nel mondo, Italia inclusa. Il fenomeno delle creepypasta su YouTube Italia è assolutamente esogeno, è un corpo estraneo. Le creepypasta nascono sul web non italiano, bensì quello anglofono, e infatti tantissime delle prime creepypasta sono semplici traduzioni in italiano di creepypasta che si trovavano principalmente sulla Creepypasta Wiki o più raramente dal board X di 4chan e da altri board alle volte. Reddit non era ancora il fenomeno che conosciamo adesso. Il fenomeno di conseguenza inizia come mera trasposizione italiana, poi successivamente sono arrivati youtuber che, legandosi da questo fenomeno che si è ramificato, si sono divisi in 3 categorie. Possiamo definirli gli youtuber tradizionalisti, quelli che hanno continuato a leggere creepypasta altrui, questa è la categoria più vecchia, ed è anche la categoria che è più cambiata, perché adesso quella categoria non esiste più così come la conoscevo io. Una volta si leggevano creepypasta dalla Creepypasta Wiki, che erano fatte in una maniera molto simile a delle fanfiction, erano molto artigianali, c'erano molte ingenuità giovanili ed erano fatte un po' come storie da campo, diari di bordo oppure i famosi lost episodes, chiaramente apocrifi. Adesso questo genere di persone preferisce leggere storie da Reddit no sleep, il che significa formati molto più brevi, molto più stringati e quasi più simili a delle strutturazioni poetiche, in un certo senso, perché sono un po' meno prosaici. Non gradisco tantissimo questa cosa, se devo essere sincero. La seconda categoria è quella di coloro che si occupavano di misteri e fatti di cronaca, quindi narravano cose che non sono fiction, non necessariamente reali, chiaramente, ma non inventate di sana pianta da qualcuno. Canali di tipo più documentaristico, da questo punto di vista. E poi c'è la terza categoria, a cui appartengo io, coloro che si scrivevano le storie. Un punto di spartiacque nella YouTube Italia delle creepypasta dell'horror è stata sicuramente la presenza di Technochaos. Technochaos è stato per la nostra categoria come un fulmine a ciel sereno. Lui è arrivato, ha stravolto completamente le regole del gioco e poi se n'è andato. È rimasto per relativamente poco tempo, ma per quel poco tempo ha cambiato tutto. Lui ha portato dei video nettamente più violenti, nettamente più, come temi si intende, nettamente più macabri, nettamente più oscuri, influenzando molti, me compreso, dell'epoca, spingendo a porte che prima erano rimaste chiuse e che lui aveva aperto per tutti noi. Quando se n'è andato è stata vissuta come forse la prima vera grande perdita. La mia categoria, da questo punto di vista, non esiste più. Non esistono quasi più creator horror che si scrivono le storie da soli. Siamo rimasti io e Amico Diverte, forse qualcun altro. Di fatto è ritenuto molto più comodo prendere una storia che è già virale negli Stati Uniti, quindi sai già che ha un potenziale
e quindi perché rischiare di lavorare su qualcosa che poi magari non farà molte visualizzazioni. Col passare del tempo, quindi, anche in Italia il fenomeno cominciò a strutturarsi sempre di più, raccogliendo attorno a sé un seguito sempre più importante e, come abbiamo appena sentito, questo processo non passò solo da traduzioni, adattamenti e storie importate, ma anche da creator che in diversi modi contribuirono a definire l'identità stessa delle creepypasta su YouTube. Ma quali furono, più di altri, i canali che ne segnarono la diffusione in Italia? Canali che hanno contribuito alla diffusione del fenomeno creepypasta, sicuramente Orobic. Orobic è stato un pilastro sin dai tempi in cui era consuetudine per i canali di creepypasta utilizzare la voce di Loquendo Italia. Lui ha vissuto tutte quelle fasi di transizione, la fase Loquendo, la fase con la sua voce, la fase in cui c'erano anche quei giochi un po' più creepy, eccetera eccetera. Anche lui purtroppo ha smesso di produrre, è stato un peccato. Poi, come ho detto, Tecnocaos è stato fondamentale nella diffusione e nella strutturazione del fenomeno delle creepypasta italiane. Sicuramente anche Amico Diverte, che detiene il record per il numero di creepypasta scritte da una sola persona. Quindi io direi che queste sono le persone che specificatamente per le creepypasta e non tanto per la cronaca o i misteri sicuramente hanno fatto tanto. Come avrete probabilmente iniziato a intuire anche grazie ai miei video precedenti, quando qualcosa raggiunge un livello di popolarità tale, il disastro è sempre dietro l'angolo. Col passare del tempo, infatti, non furono più soltanto gli youtuber o gli sviluppatori indie a interessarsi al fenomeno. A un certo punto arrivò addirittura Hollywood. Negli anni, infatti, uscirono film ispirati a figure come Slenderman o The Rake, mentre altri cercavano di riprendere direttamente il concept stesso delle creepypasta, un po' come Unfriended. Il problema, però, è che quasi nessuna di queste trasposizioni riuscì mai davvero a funzionare, probabilmente perché quel tipo di storie non era stato pensato per quel tipo di medium. Fatto sta però che si finì per creare dei prodotti che cercavano di replicare un fenomeno che in realtà non avevano mai davvero compreso. Il problema più grande però non arrivò da lì. Come detto all'inizio, uno degli aspetti più affascinanti delle creepypasta era proprio la loro ambiguità. Il fatto che spesso non fosse chiaro dove finisse la finzione e dove iniziasse la realtà. Purtroppo, però, in certi casi quel confine diventò fin troppo sottile. Nel 2014 negli Stati Uniti si verificarono diversi episodi legati alla figura di Slenderman. Tra questi ci furono una bambina tragicamente accoltellata da due coetanei che sostenevano di voler entrare nelle grazie della creatura. A questo si aggiunse un caso di aggressione all'interno di un contesto familiare e addirittura un incendio doloso e tentato omicidio a opera di una minorenne. Parliamo di episodi isolati, certo, ma che avvennero a una distanza così ravvicinata e furono così gravi da attirare inevitabilmente l'attenzione mediatica. Da quel momento in poi le piattaforme iniziarono a muoversi e finirono per inserire sempre più controlli, sempre più restrizioni e attenzione ai contenuti, soprattutto se coinvolgevano un pubblico giovane. Dalle indicazioni sull'età, agli avvisi sui contenuti, fino alla necessità di specificare sempre più chiaramente cosa fosse finzione e cosa no. Tutto questo contribuì inevitabilmente non solo a trasformare profondamente YouTube, ma anche il concept stesso delle creepypasta. E ovviamente non finì lì, perché il fenomeno creepypasta nel 2020 fu al centro anche di un altro scandalo. Sapete, c'è una cosa che pende sopra la testa di ogni creator, una sorta di spada di Damocle di cui tutti, prima o poi, imparano ad aver paura. Il copyright. Un tema decisamente complicato e spinoso, soprattutto quando si parla di contenuti che sembrano essere nati dal web stesso. Esempi più recenti sono stati gli stessi Brainrot, sui quali praticamente chiunque ci ha lucrato su, dal merchandise agli spettacoli teatrali e persino la collezione di figurine degli Skiffy-Doll. Ma cosa succede quando centinaia o addirittura migliaia di creator iniziano a raccontare e monetizzare storie scritte da altre persone
il tutto senza nemmeno citarle o ricompensarle. Beh, è esattamente quello che successe con il subreddit No Sleep, forse una delle community più importanti o comunque più vaste per questo tipo di contenuti. Nel 2020, infatti, come forma di protesta contro chi lucrava su quelle storie senza consenso o senza attribuzione, il subreddit venne reso privato. Inoltre partirono centinaia di rivendicazioni, arrivarono numerosi copyright strike e quando vennero coinvolti creator molto noti all'epoca come Minilad, la questione esplose anche a livello mediatico. Per molti questo rappresentò un vero e proprio punto di rottura per l'intero ecosistema e segnò la chiusura di molti canali internazionali o addirittura la riconversione verso altri tipi di contenuto. Ma come venne vissuta questa situazione all'interno di YouTube Italia e soprattutto quanto impattò davvero sui creator che facevano parte di quel mondo? Per quanto riguarda Reddit, No Sleep e il tema del copyright, l'uso delle storie, è un tema che non mi tocca molto perché io le storie me le scrivo da solo. Quando il canale era ancora agli inizi leggevo storie dalla Creepypasta Wiki e semplicemente si metteva la fonte di quello che era. La Creepypasta Wiki ha la sua licenza come tutte le wiki e permette questo genere di utilizzo. Se ti scrivi le storie da solo, diciamo che il problema non c'è, oppure se utilizzi cose come la Creepypasta Wiki o gli SCP, che hanno anche loro quel tipo di licenza molto particolare. Io con il tempo ho iniziato a spurgare tutte queste cose qua, infatti ho iniziato a togliere tutta una serie di elementi che stavano nella rubrica delle creepypasta e spostarli. Quindi per esempio una volta mi occupavo anche di cronaca, parlavo di serial killer, parlavo di dittatori, ho deciso di spostare queste cose nella rubrica di storia, piano piano, i dittatori per esempio, oppure di non parlarne più e di occuparmi unicamente di fiction, di specializzarmi in quell'ambito che mi lascia più libertà. E quindi io il problema del copyright ovviamente non ce l'ho. E non penso che si ponga il problema. Se non sbaglio, le storie su Reddit vengono postate consapevoli di questo fatto, cioè che chiunque le può utilizzare. Però io non conosco se il subreddit No Sleep ha proprio una politica o meno. Se non ha una politica specificata, è bene chiedere il permesso prima. Invece non c'è problema per le wiki o cose simili, perché lì è specificato, se scrivi una storia su quel sito, accetti che può essere utilizzata, a meno che non ci siano dei casi molto particolari, cioè questa è una storia che viene pubblicata nella wiki con l'esclusiva del permesso dell'autore. Allora quello è un caso diverso, chiaramente. Nonostante le spinose e delicate controversie legate al copyright che coinvolsero una buona parte di YouTube, quindi, molte realtà a quanto pare riuscirono comunque a resistere, o quantomeno a non esserne direttamente intaccate. Ma quindi cosa successe davvero alle creepypasta? Beh, una cosa da tenere sicuramente in considerazione è che internet stava cambiando. TikTok e il formato dei video brevi stavano cominciando a prendere il sopravvento, spostando l'attenzione dell'utente medio verso contenuti decisamente più rapidi e immediati. Ed è facile oggi dare la colpa a tutto ciò, ma la verità è che questa è solo una piccola parte di un quadro decisamente più ampio. Una cosa infatti bisogna ammetterla: il fatto che chiunque potesse praticamente scrivere e diffondere storie, portò inevitabilmente a una saturazione del medium e, siamo sinceri, la maggior parte di queste storie non è che fossero tutto questo granché, cioè ho trovato roba scritta del tipo «Ero solo in casa, ma non ero solo. Mi sono guardato allo specchio, il mio riflesso non sorrideva, e poi ha sorriso lui». Insomma, storie che alla fin dei conti erano sì raccapriccianti, ma per i motivi sbagliati. Ma adesso che abbiamo gettato quelle che sembrerebbero essere le basi, iniziamo a parlare più nel dettaglio delle ragioni principali dietro lo scemare del fenomeno creepypasta. Il fenomeno delle creepypasta è scemato per 3 motivi. Il primo è che è estremamente advertiser unfriendly. Si tratta di scrivere storie per definizione non per bambini, e quindi che finiscono sicuro in modalità restrizioni e che non sono disponibili su YouTube Kids. Quindi si tagliano una gigantesca parte del fenomeno e che YouTube sconsiglia attivamente ai minorenni.
Secondariamente si tratta di creare storie che sono molto spesso assai violente, scabrose, e ci sono degli interi termini che YouTube non apprezza. Mi ricordo che quando ci fu il fenomeno Momo, bastava anche solo metterla nel titolo per ottenere la demonetizzazione automatica. YouTube fu molto severa su queste cose. Di conseguenza, se la monetizzazione per uno YouTuber è già un mezzo dramma, per quelli che si occupano di horror era la disperazione. Se poi ci aggiungiamo quello che si è detto prima sul fatto che tante storie non avevano successo e che quelle poche storie che avevano successo venivano magari dall'estero, erano già famose di loro, si spiega agilmente come mai la gente piano piano ha smesso di scrivere, e soprattutto crescendo, tanti di questi magari erano studenti che scrivevano mentre stavano al liceo o i primi anni di università e poi si sono trovati un lavoro e non avevano più il tempo per fare certe cose. A ciò si può aggiungere anche il fatto che si creavano ciclicamente canali che ripercorrevano le stesse cose, tipo canale che si occupa di misteri e fatti inspiegabili. Questo canale poi chiude, ne nasce un altro che ripercorre gli stessi misteri, tanto che nei commenti lo chiamano il nuovo tizio 1, questo tizio 2. E così via. Poi quel canale chiude, ne nasce un altro, e quindi si viene a creare una specie di scaletta obbligatoria che tutti i canali di quel settore fanno. E quindi ok, video obbligatorio sul ponte da cui si buttano i cani, video obbligatorio sull'area 51, video obbligatorio su Roswell, queste cose qui. E per me non c'è nulla di male, semplicemente è diventato quasi una subcultura nella subcultura, cioè ripercorrere determinate realtà che ad un pubblico piacciono molto. E a tutto questo si aggiunge un altro elemento fondamentale, ovvero il pubblico. Perché, vedete, una buona parte di questi contenuti veniva consumata prevalentemente da bambini o preadolescenti, su cui certe storie avevano un impatto decisamente più forte. E questa cosa col tempo si rivelò essere una lama a doppio taglio, perché se da un lato fu una delle ragioni del successo, dall'altra contribuì anche al suo declino. Tuttavia, sento che manca ancora un ultimo pezzo per completare il puzzle, perché sì, YouTube è cambiata, le regole sono cambiate, i contenuti si sono saturati, ma se il fenomeno era davvero così enorme, cos'è successo a chi lo guardava? Cosa è cambiato? Il pubblico delle creepypasta è cambiato perché il pubblico delle creepypasta è cresciuto. E di conseguenza non lo spaventano le stesse cose. Sebbene ci sia una dose di nostalgia, quando per esempio ho scritto la mia creepypasta UFO nazisti, l'ho scritta specificatamente imitando lo stile di quando ero giovane, e quindi imitando lo stile delle creepypasta dell'epoca, con tutta una serie di scelte narrative molto oculate per quel senso. Nei commenti me lo fecero notare, mi dissero che bello, questa storia mi dà nostalgia, mi ricorda le storie che scrivevi quando ero giovane. Sì, appunto. Oppure il pubblico esige di più, quindi da un punto di vista di maturità il pubblico vuole paure un po' più sottili. Io credo di essere stato fortunato da questo punto di vista, perché essendo stato pesantemente influenzato da Lovecraft, che è un tipo di orrore senza tempo e per tutte le età, e che più cresci più apprezzi, diciamo che fa tanto. E poi ci sono nuove fasce di pubblico giovane, ma questo pubblico giovane vuole delle cose diverse. Questo pubblico giovane non è cresciuto con le creepypasta di quando io ero giovane, è cresciuto con FNAF, è cresciuto con questi giochi creepy, è cresciuto con l'analog horror, con gli SCP, con le backrooms, e fondamentalmente ci si deve adattare. Io ho integrato determinate realtà nonostante fossi grandicello quando queste realtà c'erano. Ho fatto un film sulle backrooms, ho portato per un periodo gli SCP, e soprattutto cerco di capire che cosa piace ai giovani e cercare di non cadere nell'idea di cioè, noi sappiamo meglio di loro perché la nostra generazione era meglio. È una cosa che purtroppo vedo assai diffusa tra miei colleghi e coetanei. L'importante è, da questo punto di vista, credo, ricordarsi che per quanto sia una cosa spaventosa scrivere horror, può sembrare strano quindi quello che sto per dire, però è molto divertente.
È molto divertente leggerle, è molto divertente scriverle ed è molto divertente vedere come reagisce il pubblico. Se ci ricordiamo che è una cosa molto divertente, se ci ricordiamo che l'obiettivo è fornire intrattenimento, fare in modo che tu rimani soddisfatto dopo aver guardato un video, allora, tenendo a mente questo obiettivo, possiamo farci le giuste domande del tipo: che cosa è divertente per il pubblico di oggi? Che cosa il pubblico di oggi mi chiede? Cosa posso imparare dal mio pubblico? E rispondendo a queste domande a cuore aperto, si finiscono per ottenere tante belle cose. Nel bene o nel male, le creepypasta hanno segnato un'intera epoca di internet, da racconti anonimi nati nei forum fino a diventare uno dei fenomeni più riconoscibili della golden era di YouTube. Col tempo si sono trasformate, adattate, evolute per poi sparire nel nulla. O almeno era quello che probabilmente la maggior parte delle persone pensava. Ma la verità è che, proprio come la paura, non se ne sono mai andate davvero, hanno solo cambiato forma. E forse è proprio questo il loro destino: mutare, nascondersi e tornare ogni volta con un volto diverso. Perché finché esisterà qualcuno disposto a raccontare l'ignoto e qualcun altro disposto ad ascoltarlo a luci spente, le creepypasta continueranno a vivere.